Storytime, Evoluzione Radio. Appassionati di storie e racconti, bentornati nel salotto di Storytime da Andrea Piscina. Prima di iniziare vi invito come sempre a seguirci sui nostri canali social, Facebook, Instagram e LinkedIn per rimanere aggiornati sul nostro mondo. Ed ora pronti ad entrare nel vivo del racconto del nostro Jacopo Corno. Ciao Jacopo, come stai? Ciao, sto benissimo, grazie. Ottimo, un piacere averti qui con noi. Parliamo di una storia, la tua, fatta di duro lavoro, sacrificio, ma soprattutto passione. Non aggiungo altro, ti lascio direttamente la parola se ti va di raccontarci un po' chi sei e che cosa fai. Volentierissimo, io sono appunto Jacopo e sono un ingegnere matematico, nasco dal mondo dell'ingegneria, ho fatto tutti i miei studi a Milano, poi sono andato anche all'estero e poi ho iniziato una storia di lavoro all'interno dell'ambito della consulenza, in particolare supporto a tutto quello che è oggi è il mondo dell'intelligenza artificiale. Oggi sono qui a rappresentare DX, che è una startup innovativa che si occupa appunto dello sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale e di ottimizzazione. Ok, quando e come, perché nasce questa startup? Allora, la startup nasce dal mondo accademico, è uno spin-off dell'Università della Sapienza di Roma e dell'Università di Firenze. L'idea è nata da 4 ricercatori e professori che hanno visto l'opportunità di portare quello che è il mondo della ricerca accademica all'interno di realtà industriali, applicazioni reali a problemi reali, perché spesso il mondo accademico non riesce a rispondere adeguatamente alle esigenze del mondo industriale e quindi c'è bisogno di partner che siano affidabili in questo senso e capaci di portare l'innovazione in ambienti complessi come quelli di un'azienda. Assolutamente. Allora entriamo ancora un po' più nel concreto, capiamo di che cosa stiamo parlando e soprattutto la metodologia DX, le caratteristiche e le funzionalità dei vostri software. Allora, diciamo che noi abbiamo 3 pilastri, se vogliamo, 3 sono gli ambiti particolari. Uno è quello dei progetti customizzati, quindi lavoriamo con i clienti, con le aziende con cui entriamo in contatto per capire quali sono le loro esigenze, trasformare questi problemi in una formulazione matematica, perché alla fine da ingegneri è quello che perseguiamo, e poi andare a risolvere tutto con dei software che sono degli algoritmi, delle interfacce, delle applicazioni. Il secondo pilastro è quello dello sviluppo di prodotti verticali. Avendo la possibilità di parlare con così tante aziende anche in settori molto diversi, abbiamo la possibilità di intercettare quali sono le esigenze del mercato e in questo senso quindi di andare a identificare quali possono essere dei prodotti da proporre noi in prima persona. Il terzo pilastro è quello della ricerca. Avendo origine dal mondo accademico, abbiamo la volontà di ricercare quelle che sono le tecnologie più innovative per portarle poi nelle applicazioni e nelle soluzioni che sviluppiamo. Assolutamente, si parla di forecasting, quindi di predizioni di come potrebbe andare il mercato piuttosto che un evento qualsivoglia. Ecco, capiamo perché un'azienda dovrebbe proprio utilizzare un sistema predittivo a prescindere dal settore in cui lavora, in cui opera. Perché il mondo è complesso e quindi uno dei modi che abbiamo per cercare di reagire a questa complessità è cercare di interpretarlo, di capirlo. Uno di questi modi è quello di sfruttare i dati che riusciamo oggi a raccogliere. Sono tantissimi, ci danno un sacco di informazioni, ma bisogna saperli leggere, non è semplicemente metterli in una macchina. E per questo ci vogliono anche delle competenze e delle esperienze per farlo nella maniera adeguata. L'idea secondo me è proprio, per farti un esempio, noi adesso stiamo lavorando nel campo dello sviluppo di un prodotto per l'ottimizzazione di magazzino, ottimizzare le materie in ingresso, ottimizzare l'uscita, ottimizzare i costi o i tempi di consegna. Per fare questo, secondo noi, non basta semplicemente avere un algoritmo statico, ma bisogna saper leggere anche quella che è la variabilità, saper leggere i dati per poter prevedere la domanda, per poter prevedere quali possono essere le problematiche e quindi avere un ottimo che sia molto più robusto a quello che poi è la complessità reale. Chiarissimo, per fare un esempio molto chiaro e molto semplice, ormai sulla bocca di tutti, soprattutto purtroppo negli ultimi anni, parliamo molto anche di sostenibilità, di cambiamenti climatici e quant'altro. È molto attinente a ciò che fate, giusto? Assolutamente, noi lavoriamo per esempio molto nel settore del manufacturing, in questo senso una delle sfide più grandi è la riduzione degli scarti e la riduzione dei consumi energetici. Prima ti citavo anche il fatto che lavoriamo in ambito di ricerca, una delle tematiche che stiamo affrontando adesso è quello che possiamo chiamare della Green AI, che non è tanto l'applicazione dell'intelligenza artificiale alle problematiche di sostenibilità, ma è anche come sviluppare algoritmi di intelligenza artificiale che siano sostenibili.
perché oggi si parla tanto di ChatGPT, per esempio, Certo. questo modello fantomatico allenato su miliardi di parametri con un costo in termini sia monetari che energetici di allenamento del modello enormi. Elevatissimi. Per far evolvere un sistema di questo tipo, ma qualunque sistema di intelligenza artificiale, tipicamente il paradigma è sempre stato quello di butto via tutto e riparto da zero. Ho dei nuovi dati, devo riallenare tutto il modello. Questo non è sostenibile. Chiaro. Ci sono delle tecniche su cui stiamo lavorando, che sono un po' di ambito di ricerca anche, appunto, che cercano di ovviare a questo problema facendo apprendere i modelli in una maniera incrementale nel tempo, potendo aumentare la base di dati, potendo insegnare, tra virgolette, ai modelli nuove task, nuovi feature da risolvere. Fantastico, allora mi collego a questa cosa che hai appena detto, chiedendoti se avete altri progetti in corso, progetti per il futuro, insomma, cos'altro bolle in pentola? Ma noi adesso stiamo lavorando tantissimo in diversi settori. Un settore su cui stiamo lavorando tantissimo è l'ambito della sicurezza sul lavoro. Stiamo sviluppando una serie di prodotti per il monitoraggio tramite telecamere di ambiti a rischio per prevenire quelle che possono essere delle potenziali problematiche. Aggiungo una piccolissima cosa. Il mese prossimo saremo a Rimini all'AI Week, il 20 e 21 di aprile, con l'idea è quella di andare a conoscere nuove aziende per raccontare quello che facciamo, trovare possibili nuovi partner e nuove possibili relazioni. Fantastico, allora in merito a questo hai voglia di, in conclusione, lanciare una call to action per DX? Allora, noi siamo volenterosissimi di trovare nuovi problemi su cui sfidarci, perché è un po' quello che ci spinge. Siamo un gruppo giovane e abbiamo voglia di trovare nuove sfide, quindi assolutamente abbiamo voglia di conoscere chi ci sta ascoltando per scoprirlo. Fantastico, a tal proposito ne approfitto per ricordare i vostri contatti a partire dalla pagina Instagram dx.srl, su LinkedIn dxsrl e il sito web dx.ai. Jacopo, è stato davvero un immenso piacere averti con noi negli studi di Storytime, un grossissimo in bocca al lupo per tutti i vostri progetti futuri e alla prossima! Grazie mille. Ciao! Ciao. Storytime, Evoluzione Radio.